Ma quello che mi turbò veramente fu la fine dei miei figli, fu la fine di tanti parenti miei. Ancora prima che io mi decidessi a collaborare. La sparizione dei due ragazzi era per arrivare a lui. Certo. E loro non lo sapevano dove era il padre. No. No, lui era disperato per questo fatto qua. Dopo lui piangeva quando mi raccontò sto fatto, proprio piangeva. Perché disse, pensa a questi due poveri ragazzi che non poterono neanche tradirmi perché loro non sapevano dove ero io. Quindi io penso alle torture che dovettero subire senza potermi tradire. Questa l'angoscia, l'angustia che lui si portava dietro e che diceva a sti ragazzi non avevano nemmeno la possibilità di salvarsi, tradendomi, ma non era un tradimento, dicendo dove potevo eventualmente essere. Non avevano questa possibilità, quindi furono torturati senza poter dire nulla. Che fine hanno fatto questi ragazzi? Niente, l'ha strangolato Cangieme con Pippo Calò e non avevano fatto niente. Dopo lo scoppio della seconda guerra di mafia, inizia una carneficina che stermina i membri delle famiglie perdenti, costringendo i pochi sopravvissuti a scappare in America. Preoccupato della guerra in corso in Sicilia, il boss newyorkese Paul Castellano manda John Gambino nell'isola. Gambino era stato lì pochi anni prima, quando era venuto in occasione dell'arrivo di Sindona in Italia. Era stato uno dei fautori dell'incontro del banchiere siciliano in difficoltà con i suoi creditori, Bontate e Inzerillo. Ed ora si trovava a parlare con chi aveva messo fine alle loro vite. Ma in Cosa Nostra si sa, business is business. Totò Riina sa di aver bisogno delle famiglie perdenti per continuare il lucroso traffico di droga tra i due paesi, perché sono proprio gli Spatola Inzerillo Gambino ad avere le parentele e i collegamenti con gli Stati Uniti. Si giunge così a un accordo che impone ai perdenti di restare negli States sotto la protezione dei cugini americani e il divieto assoluto di ritornare in Sicilia. Il traffico di eroina prosegue come sempre, allargandosi alle altre famiglie. Una nuova plastica facciale, un nuovo intervento alle corde vocali per modificare la voce, una nuova identità, ma vecchi affari. Era già successo che lo arrestassero in Brasile. Il Buscetta aveva costruito una fortuna incalcolabile negli anni 70. Aveva stabilito il quartier generale tra le montagne di Itatiata, dove arrivavano i carichi di droga provenienti dalla Bolivia e dal Perù. Al tempo Don Masino amava fare tutto in proprio. Aveva attrezzato una flotta di 200 aerei da turismo, capaci di trasportare quintali di eroina e cocaina senza dare nell'occhio. I processi di raffinazione finivano poi nei terminali nordamericani ed europei e, come se non bastasse, era riuscito a mettere su una delle poche compagnie di tassisti, circa 250. Riusciva a reinvestire i soldi dell'eroina anche in una grandiosa catena di supermercati e di pizzerie. Il sogno brasiliano di Don Masino era finito una prima volta nel 72, quando era stato arrestato per la prima volta nel paese sudamericano. Nonostante che il primo intervento di chirurgia plastica al viso lo avesse reso difficilmente riconoscibile. Ora, dopo il nuovo intervento di plastica, cercava di riorganizzare il suo impero brasiliano, con un occhio rivolto a quanto stava accadendo a Palermo. Don Masino aveva cercato di rimanere fuori dalla seconda guerra di mafia, stringendo nuovamente i legami con il potente ex vertice della cupola Gaetano Badalamenti, che lo aveva esortato nell'agosto 82 a tornare per abbattere i corleonesi. Mi disse che era il momento di tornare, che io dovevo aiutare la Cosa Nostra a liberarsi di Salvatore Riina, ma che rispose che non desideravo mettermi nel mezzo di questa guerra che a me non apparteneva, non era una cosa mia. Essi rifiutato da mafioso e ritornò in Sicilia e sparse la menzogna che io stavo per ritornare per mettermi contro i corleonesi. Di conseguenza, mentre ero ancora in Brasile, i corleonesi cominciarono la brutale e sistematica distruzione della famiglia che io ho lasciato in Sicilia.
L'11 settembre 1982 Buscetta telefona a Palermo per parlare con il figlio Antonio. Non c'è un particolare motivo per chiamarlo, solo avere qualche notizia sulla sua situazione. Antonio è uscito da poco dal carcere. Era stato arrestato e processato per aver usato banconote provenienti da un sequestro di persona. Secondo Buscetta, Antonio non ne sapeva nulla, perché le aveva ricevute da Pippo Calò, il quale si era poi giustificato con il pretesto di non sapere o di non ricordare che si trattava di denaro sporco. Dice Buscetta: vigilavo con attenzione su Antonio, che gestiva una pizzeria insieme a mio genero e a mio figlio Benedetto. Temevo che la permanenza in prigione l'avesse messo in contatto con uomini d'onore o malavitosi e avevo incaricato il rappresentante di Brancaccio, un certo Giuseppe Savoca, di tenerlo d'occhio. Se mio figlio avesse frequentato, sia pure superficialmente, una persona sbagliata, Savoca doveva informarmi. Antonio portava inoltre un cognome che era diventato estremamente pericoloso a Palermo. Al primo segnale negativo gli avrei imposto di raggiungermi immediatamente in Brasile. Ma alla telefonata di Buscetta risponde in lacrime la nuora, Yolanda, che gli comunica che Antonio è scomparso 2 giorni prima, senza dare alcuna notizia di sé. Con lui era scomparso anche suo fratello, Benedetto. Buscetta chiama l'ex moglie Melchiorra e le chiede di indagare, di chiedere in giro e nel caso andare anche alla polizia per verificare che non siano stati arrestati. Buscetta chiama poi anche Savoca, il quale si nega al telefono. Capisce allora che non avrebbe più rivisto i figli. Sul punto dichiara: non fui capace di abbozzare una reazione. Il colpo di maglio sui miei affetti fu tale che da allora non sono più stato in grado di ridere, di essere allegro. Ho perso la capacità di essere felice. Tommaso Buscetta è morto in quella data, assieme ai suoi figli. Il mio unico rimpianto da allora in poi è quello di essere vivo. Li hanno torturati e li hanno ridotti in fin di vita. Poi li hanno sciolti nell'acido. Qualche giorno dopo arriva a Rio Gaetano Badalamenti. Ha saputo della scomparsa di Antonio e Benedetto e porge le proprie condoglianze. Poi insiste: contrattacchiamo Masino, ribelliamoci, costi quel che costi. Facciamo anche noi terra bruciata intorno a loro. Buscetta racconta così la sua risposta e il suo pensiero. È inutile, i miei figli sono ormai morti. Se non reagisco, i corleonesi interpreteranno la mia inerzia come una resa e smetteranno di tormentarmi. Ho altri 2 figli che possono essere colpiti. Mi vendicherò, ma mi vendicherò ragionando. E la ragione mi dice che questo non è il momento di combattere i corleonesi. Se voglio vendicarmi bene, non devo farlo adesso. Penso di conoscere la mentalità mafiosa. So valutare i rapporti di forza e so rimanere lucido anche nel dolore. Se avessi agito d'impulso, abbandonandomi all'immensa marea d'odio che mi cresceva dentro, sarei partito per la Sicilia con l'obiettivo di uccidere Riina. Ma sarei caduto su un punto, il punto del rifugio sicuro. Dal momento che Riina si nascondeva, non c'erano occasioni facili di averlo di fronte. Bisognava scovarlo e non era semplice. La ricerca si sarebbe potuta protrarre per settimane e mesi e in giro vedevo tanta insicurezza e tanta paura. C'era l'offerta dei Salvo, è vero, ma dal mio punto di vista non era abbastanza sicura. Conoscevo i Salvo. Erano mafiosi di salotto, di astuzia politica e non di forza. Non possedevano tutta la gamma di malignità necessaria per un'impresa del genere. Per attaccare Rina e sparargli come meritava, dovevo nascondermi. E questo era il punto debole della mia tattica. La gente temeva più Rina che me. Per questo avrei perso. Era più opportuno aspettare tempi migliori. Poi mi venne un dubbio. Chiesi a Badalamenti se aveva detto a qualcuno che sarebbe venuto in Brasile a trovarmi e lui negò. Rispose di essere partito in gran segreto. Più volte ho pensato, tuttavia, che potesse esserci una relazione tra la sua presenza in Brasile e la scomparsa dei miei figli.
Ottobre 1982. Da alcune intercettazioni telefoniche si viene a sapere come Antonino Salamone, capofamiglia di San Giuseppe Jato, il quale spesso in Brasile si incontra con Buscetta, sia ormai stato messo quasi in un angolo dal reggente della sua famiglia in Italia, Bernardo Brusca. Un risultato ottenuto dal Brusca mettendo il Salamone in disgrazia presso i suoi con false accuse, pretendendo poi, come dimostrazione di lealtà, che organizzi e partecipi direttamente all'eliminazione fisica di un personaggio residente in Brasile. Dalle intercettazioni risulta come, secondo il Brusca, per ridimensionare le voci negative sulla famiglia Salamone fosse necessario che Salamone Antonio lasciasse il Brasile e che in quel paese venisse condotta a termine una non meglio specificata azione delittuosa contro una non meglio indicata persona. Nicolò Salamone si mette a disposizione del Brusca promettendogli di essere pronto ad agire in qualsiasi momento, anche a costo della vita. Il terrore che incutono i corleonesi tramite il Brusca è tale per cui Salamone deve costantemente raccomandare ai suoi di informare puntualmente il Brusca dei loro movimenti e delle loro partenze, così da non destare sospetti. I cugini del Salamone, comunque, già non escono da casa e si apprestano a rifugiarsi altrove. L'uomo da eliminare in Brasile è un personaggio molto importante, tanto che per l'agguato sono pronti a partire i picciotti da Palermo. Dicembre 1982. A 3 mesi di distanza dalla sparizione dei suoi figli, vengono uccisi il genero Giuseppe Genova, marito di Felicia, assieme a 2 nipoti che si trovavano nella pizzeria che Giuseppe gestiva in società con i suoi figli scomparsi. Santo Stefano di Sangue ha raggiunto il culmine ieri sera con la strage del New York Place, una pizzeria dove 2 killers hanno ordinato 4 pizze e dopo aver chiesto del proprietario, pizzaioli, hanno aperto il fuoco uccidendoli tutti e 3. Gli assassini hanno invece risparmiato la donna che sedeva alla cassa. La ragazza, Felicia Buscetta, è infatti la moglie del Genova, ma soprattutto la figlia di Don Masino. Non si esclude però che Masino Buscetta, legato ai clan dei perdenti, sia tornato a Palermo per vendicare 2 suoi figli misteriosamente scomparsi. Nonché il fratello Vincenzo e suo figlio Benedetto. Secondo Buscetta, nessuno di loro era mafioso. Si può dire subito che in questa città non c'è tregua e da questo punto, come scriveva ieri un giornale, Palermo sembra essere diventata un mattatoio. E allora Don Masino inizia a scrivere a un vecchio amico detenuto, Upaccarè, Gerlando Alberti. Entrambi fanno parte della famiglia di Portanuova, la famiglia retta da Pippo Calò. È per uccidere Calò che Buscetta... Costui, Ma lascia stare, non si arrabbiare perché si arrabbia dei cani. in 400 pagine di interrogatorio non ho mai toccato a nessun problema familiare di nessuna persona. No, io... È molto strano il comportamento di un uomo d'onore, il quale lui è, parlare delle mie vicende personali di famiglia. C'è di più, che l'unica verità che lui dice in questa aula è che mio fratello aveva un'amicizia molto cara con lui, però lui sta dimenticando in questo momento di essersi seduto insieme a tutta la commissione per decidere la fine di mio fratello e di mio nipote, avendolo calpestato anche qua. Lui doveva solo limitarsi a non parlare della mia famiglia. Tu sei il mio rappresentante, quello che mi rappresenta, Quello che dice tu quello che deve fare le cose per è la me. storia che racconti. E mi hai La fatto ammazzare la storia che famiglia, la storia che mezza racconti. famiglia mi hai fatto ammazzare. Perché non mi faceva La ammazzare? a me storia che personalmente? racconti, ma non ti preoccupare. Perché non mi hai trovato? La storia... Ma adesso è difficile trovare. Senti, io ti dico tutto quello È che ti difficile dirò, da tutto trovare. quello che ti dirò. Io sono felice sentire dalla bocca di Calò, perché questa è la prima volta che lo sto sentendo, che lui ha fatto parte della commissione, che io ero il suo sottocapo. Sono felice sentire queste parole, che lui fa questa ammissione. Poi il signor Calò mi ha rimproverato che io potevo fermare a Rina per non fare la strage. E allora io rispondo questo al signor Calò. Cosa hai fatto tu, signor Calò,
nel 1983, quando vi siete riuniti nella tenuta di Maggio Giuseppe a Piano dell'Occhio a Palermo e avete deciso la strage del dottor Chinnici? Cosa hai fatto tu che mi rimproveri che io dovevo fermare Arrina? Perché non lo fermava tu Arrina nell'83? Ti ci ho accompagnato io con la macchina tua, con la Renault, quella col cambio così nel volante. Nell'83 che dici che non fai più parte dell'81 della commissione. Nell'83 perché non fermava Arrina e ci diceva ma che stai facendo pazzo che tu dici che io lo dovevo far ammazzare? Io avevo questo potere di far ammazzare Arrina, ma vuoi dire queste cose tanto per dire? Io avevo il potere di far ammazzare Arrina, che tu Arrina lo conosce meglio delle tue tasche. Poi, perché non fermava Arrina quando abbiamo strangolato io e tu e altri figli di Buscetta? Con le tue mani l'hai strangolato e ti hai preso quello che somigliava di più a Buscetta nella faccia e l'hai strangolato? Perché non fermava Arrina? E mi rimproveri che tu sei stato danneggiato moralmente del tuo processo. Perché non li pensava prima queste cose? Adesso viene a dire queste cose, vuoi apparire che sei un angioletto?